Ciao Gin Lovers, sono Pier Cesare, il Master Distiller dei voi altri e sono qui in distilleria sui campi dell'azienda agricola Shea Moonshine per fare un video particolare su quanti gin da tenere al bar. Adesso vediamo che c'è la moda di avere 200, 300, 400 gin in bottiglieria nei bar, ma realmente se io li devo utilizzare, quanti sono i gin che io devo avere nella mia bottiglieria per coprire quelle che sono tutte le esigenze dei miei clienti e perché abbiano anche un senso? In realtà bastano due soli gin. Un London Dry, che diciamo rappresentante supremo dei gin distillati, anzi London Dry ci dà la garanzia, il DOC che sia stato distillato. Abbiamo visto che i distiller compound in realtà l'alambicco non lo hanno mai visto, e un buon Col Compound. Il Col Compound è un gin sincero perché il colore, quindi il colore che ha, che spesso e volentieri è giallino, verdino, ci dichiara che le erbe sono state messe e sono state utilizzate le botaniche per aromatizzarlo mettendole nell'alcol, e poi ha tutta la ragione di essere storicamente nei gin, perché lui è il gin primordiale, quindi nasce direttamente da quello che era lo Genève olandese. Facendo un po' di storia abbiamo visto che comunque il gin come bevanda nazionale, naturalmente in Italia dico sempre che come Fulvio Piccinino ci ha scritto nel libro Gin Italiano, noi facevamo comunque delle infusioni di ginepro, molto spesso erano prodotti liquoristici zuccherati, ma noi sicuramente prima di loro abbiamo fatto comunque nella nostra tradizione che i grandi liquoristi un'infusione di ginepro in alcol, quindi un gin, ma semplicemente in Olanda è diventata bevanda nazionale, mentre da noi era una delle tante infusioni che facevamo. Quindi un farmacista olandese decise di fare una medicina a base di ginepro in infusione dell'alcol, perché l'alcol allora era utilizzato per veicolare i principi attivi delle erbe aromatiche e le medicine venivano fatte con preparazioni galeniche, quindi con erbe aromatiche o principi minerali, metalli in alcol, in queste bottiglie scure che servivano proprio per proteggere il contenuto. E ha fatto questa preparazione perché il ginepro ha un effetto diuretico e quindi per curare quelli che erano la gotta che avevano i mercanti olandesi, che erano abbastanza corpulenti, magari mangiavano anche tanta carne. Poi, visto che comunque l'Olanda faceva parte della Compagnia delle Indie e quindi importava altre spezie, quindi da tutto l'Oriente, si è poi col tempo inserito, quindi nella ricetta del primo col compound, anche, quindi dello Genève, anche altre erbe aromatiche oppure spezie che venivano dall'Oriente, tipo il coriandolo, l'angelica, eccetera, eccetera, che troviamo tutt'oggi nel gin. Quindi il col compound è un gin che ha assolutamente ragione di essere all'interno di un bar o comunque di un cocktail bar, perché comunque lui deriva dal primo gin che è stato lo Genève. Dall'altra parte, quindi, quando gli inglesi vedono l'utilizzo di questo gin, che veniva utilizzato anche dalla marina, era diventato quindi utilizzato nell'esercito come coraggio liquido, perché vedevano che i soldati combattevano meglio un po' ciucchi, allora anche gli inglesi hanno detto ok, interessante, aspetta che lo utilizziamo anche noi, però agli inglesi non piaceva il sapore o comunque non era di loro completo gradimento quello che era l'aroma, il profilo aromatico del Col Compound, che rimane, e soprattutto allora che era fatto con alcol di base di malto, rimaneva leggermente dolce. E quindi, visto che in Inghilterra avevano questa grande tradizione di distillazione col whisky e tutto, si decise di distillare il gin con le erbe aromatiche in alambico e di creare il London Dry. Il primo London Dry è stato creato dalla Gordon ed era un London Dry, diciamo, classico, quindi molto aromatico, molto forte, molto balsamico. Poi da lì quindi la tradizione, e anche qui in Inghilterra è diventato il gin una bevanda tradizionale, infatti loro normalmente nelle preparazioni liquoristiche, anche quando fanno, non so, delle infusioni di frutta, loro al posto di usare una base di alcol neutro usano una base
di gin. Lo vediamo nello slow gin, che è il nostro bargnolino che facciamo anche qua noi, quindi un liquore con i frutti, le bacche del prugnolo e lo zucchero. Noi usiamo un alcol neutro di base, loro usavano il gin, e da qui, se l'avete assaggiato in qualche bar, lo slow gin, che è un gin dolcificato con infusione di ginepro, che è stato di moda per un po' di tempo e poi è un po' sparito. Quindi London Dry da una parte, che poi con la Bombay, la distillazione che utilizziamo in parte noi oggi in correnti di vapore, ha creato quei gin più delicati dove si poteva anche inserire fiori, botaniche, quindi prodotti più femminili anche all'interno del gin, quindi un gin più delicato e più adatto a tutti. È nato quindi il nostro London Dry moderno, i gin distillati moderni. Quindi nei bar abbiamo visto che abbiamo queste due scelte e soprattutto si possono utilizzare, vedremo, in un modo molto flessibile ma in cocktail completamente differenti. Perché le caratteristiche dei due prodotti, come abbiamo visto dalla loro nascita, sono completamente differenti e possono essere usate dal barista per preparare cocktail che sono anche all'opposto fra di loro. Per farvi un esempio, per darvi un'idea, anche visto che siamo sotto le feste e andiamo sotto Natale, se volete fare qualche cocktail, il Cold Compound è un gin molto aromatico, con un profilo aromatico molto forte, quindi molto saporito, e potrebbe essere interessantissimo da utilizzare, per esempio, con una buona lemon in un gin lemon, dove invece il London, che ha più caratteristiche di essere delicato, profumato, si andrebbe a perdere sovrastato dal sapore, quindi del limone, o in questo caso anche in un buon London Mule, utilizzando quindi lo zenzero. Anche qui nel London Mule la ginger beer è molto forte e il London sparirebbe, diventerebbe solo la parte alcolica, mentre con il nostro Shea Gin andremo a dare anche un aroma in più. Così in un Negroni preparato con lo Shea Gin sarà un Negroni molto più aromatico, quindi con un Cold Compound magari più anche erbaceo, più forte come aroma, un Negroni differente, perché lui, essendo saporito, non si fa, diciamo, sovrastare da quello che è il Campari del vermouth, soprattutto se usiamo vermouth molto aromatici. D'altra parte invece il London Dry con la sua delicatezza sta sicuramente bene nel classico gin tonic, con un'ottima tonica neutra tipo la ginger beer, tipo, scusate, l'acqua brillante, oppure in un martini, il ready cocktail, in questo caso la sua delicatezza, il suo profumo, il suo sapore di erbe aromatiche, con un vermouth, invece in questo caso un vermouth quindi dry, un vermouth secco, sicuramente è più il cocktail in questo caso del London Dry. Quindi abbiamo visto che in un bar per le varie esigenze basterebbero in teoria 2 gin, poi è vero che oggi si ha quindi si gioca a chi ce n'ha più, chi ce n'ha tanti, no? Ma si arriva a delle assurdità di avere 400 gin, se non di più in alcune gintonerie, dove addirittura sono stati introdotti dei software perché il cliente cerchi il gin che si abbina meglio con la tonica, perché il gin aromatizzato e la tonica aromatizzata. Ragazzi, semplicemente, e tenendo la cosa molto semplice, è meglio avere pochi prodotti buoni, comunque con una qualità certificata, come può essere un Cold Compound o il London Dry diciamo di produzione italiana, da una piccola distilleria che lo fa con il cuore e con le migliori erbe aromatiche che ci sono in commercio, e pochi prodotti ma buoni. Tanto per fare i cocktail, per fare degli ottimi cocktail, potete usarne tranquillamente 2 senza usarne 100.000. Dall'altra parte, finalmente la storia delle toniche aromatizzate sta andando a morire, perché i baristi si sono trovati che nel bancone avevano 200 toniche con 200 aromatizzazioni, con 200 gin aromatizzati.